Buongiorno a tutti e bentornati qui a Game Dev, una rubrica dove cerco di spiegarvi le fasi dello sviluppo di un videogioco. Io sono Walter, CEO di Asobiolic, e in questo episodio analizziamo cosa fare dopo il rilascio. Il gioco è finalmente nelle mani dei giocatori, ma il nostro lavoro non è finito. Dopo aver rilasciato dobbiamo assicurarci che gli utenti continuino a divertirsi e che il gioco possa migliorare. Immaginiamo il solito film che usiamo sempre come esempio. Dopo l'uscita il regista può ascoltare il pubblico e creare magari una versione speciale con contenuti extra o preparare il sequel. Per i videogiochi il post-lancio è molto simile, un'occasione per poter migliorare ed espandere il progetto. Anche questa fase può durare molto tempo, dipende sempre dal tipo di gioco e dal tipo di monetizzazione. Una delle prime cose da fare è rilasciare patch che risolvano dei problemi, come già accennato nell'episodio precedente. Correggere errori subito, con aggiornamenti rapidi, serve a non deludere la community e ad evitare che alcuni bug vengano sfruttati nel gioco. Poi ci sono i DLC, Downloadable Content, che aggiungono del contenuto al nostro gioco. Per esempio l'introduzione di un nuovo arco narrativo, un nuovo livello, nuovi personaggi. Pensiamo a The Witcher, Cuphead o Dark Souls. Gli aggiornamenti invece, a differenza dei DLC che aggiungono sostanze importanti al nostro gioco, possono migliorare il gameplay e sfruttare eventi stagionali come un tema natalizio. Questo tiene i giocatori interessati e dà nuova vita al gioco. Un'altra parte importante sono le collaborazioni, pensiamo a Fortnite che aggiunge skin o personaggi Marvel o di anime del momento. Queste collaborazioni servono ad attirare nuovo pubblico, quindi nuovi giocatori, e fanno felici i fan. Nei grossi team e nelle grosse aziende ci sono reparti dedicati che pianificano gli aggiornamenti, i DLC e le collaborazioni anche con budget molto importanti. Perché le collaborazioni non sono mai gratuite. Tra grandi brand c'è sempre chi deve pagare un altro. Nei progetti indie invece gli sviluppatori si trovano di nuovo a dover fare tutto da soli, magari aggiungendo piccoli contenuti extra gratuiti o collaborando con altri sviluppatori indie, così da darsi una mano a vicenda. La chiave del post lancio quindi è ascoltare la community, leggere i commenti, rispondere ai feedback, cercare di capire che cosa si aspettano i giocatori. Ignorare dei problemi o rilasciare dei contenuti a pagamento che sembrano obbligatori può far arrabbiare i fan. L'importante è gestire questa fase con attenzione e passione per trasformare un gioco appena rilasciato in un'esperienza che cresce e si evolve insieme ai giocatori. E anche questo episodio finisce qui. Fatemi sapere in un commento qual è stato il gioco a cui avete giocato di più anche dopo anni dal rilascio e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Un saluto!